Buongiorno, dottoressa 40. Facciamo oggi una domanda proprio da coppia iniziale. Conosco qualcuno e questa persona è evitante. Come facciamo a riconoscere una persona sostanzialmente evitante e perché è diventata evitante? Ma soprattutto mi domando un po' brutalmente, vale la pena perderci tempo? Allora, buongiorno a tutti. Innanzitutto, le persone con un modello di attaccamento evitante possono manifestare differenti caratteristiche all'interno di una relazione, quindi ci sono delle caratteristiche più comuni che si possono osservare. La persona inizia ad avere una sorta di paura dell'impegno. Cosa vuol dire? Che queste persone con attaccamento evitante possono mostrare una sorta di resistenza all'impegno profondo e duraturo. Quindi non vogliono, possono essere riluttanti a stabilire legami emotivi profondi per paura di essere vulnerabili o feriti. Cercano di evitare l'intimità emotiva. Cosa vuol dire? Che iniziano ad essere molto più riservati rispetto ai propri sentimenti, difficilmente si aprono la loro vita emotiva, cioè difficilmente aprono la loro vita emotiva al partner e possono quindi provare disagio o ansia quando si tratta di discutere di emozioni profonde o di aprirsi su questioni personali. Attenzione, non dobbiamo confonderle con la timidezza, perché il fatto di essere introverso e timido è tutt'altra cosa. L'evittimento dell'intimità emotiva indica proprio che quando ci si frequenta con qualcuno, dopo un tot di mesi, che potrebbero essere 3-4 mesi, questa persona ancora non si affida completamente a noi. Quindi vuol dire che di fondo c'è qualcosa che non va, richiede continuamente un eccesso di spazio personale. Vuol dire che cerca frequentemente uno spazio personale per se stesso o per se stessa, di autonomia all'interno della relazione. Quindi hanno bisogno di questo tempo da soli per ricaricarsi e possono percepire quindi l'interdipendenza come una minaccia alla propria libertà. Per quanto riguarda il fatto di spazio personale, è un concetto molto criptico, perché fino a quando una persona evitante ha soltanto questo tipo di caratteristica con il nostro partner, noi possiamo anche decidere di perdere tempo con lui e accettare che questa persona è un po' più distante da noi. L'importante è che questo spazio personale chiaramente non invada poi troppo lo spazio di coppia. Ecco, cioè se su una settimana fatta da 7 giorni questa persona vi richiede necessariamente il fatto che ha bisogno di starsene da solo, da sola 5 giorni, c'è qualcosa che non va. Evidentemente vi sta evitando più del dovuto, quindi ha bisogno proprio di starsene da solo, da sola, e evitare qualsiasi tipo di contatto, di relazione. Un'altra caratteristica potrebbe essere la continua distanza emotiva che ci potrebbe essere. Cosa vuol dire? Che evitano manifestazioni di affetto e cercano quindi di mantenere un certo grado di indipendenza emotiva, soprattutto fuori, non tanto quando si è in coppia all'interno della propria casa, all'interno delle proprie mura, ma al di fuori. Hanno paura quindi anche dell'intimità fisica, quindi anche se godono nella vicinanza fisica, potrebbe essere per loro quasi riluttante abbracciarsi, tenersi per mano o manifestare, come abbiamo detto prima, qualcosa di pubblico e di affetto. Lì si può notare quanto questa cosa ovviamente viene percepita nel tempo. Cosa significa? Che se vi state conoscendo e questa sensazione di intimità fisica dura per le prime conoscenze, durante le prime, insomma, uscite, i primi mesi, allora si può anche capire che la persona potrebbe essere tanto introversa o ha paura a fidarsi. Ovvio che se state insieme da 7 mesi, 8 mesi e questa persona ancora non se la sente di dichiarare al mondo, mettiamola così, che voi siete la sua ragazza o il suo ragazzo, allora c'è qualcosa che non va. Ci si può discutere insieme, ma solitamente potrebbe essere una persona evitante in quel determinato modo. Bisogna anche capire se a voi va bene o meno, perché ci sono molte coppie, molte persone che si incastrano anche in questo modo. Lo so che è paradossale, ma è così. Potrebbe esserci poi uno scarso coinvolgimento nelle discussioni sui problemi di relazione. Cosa vuol dire? Che solitamente le persone evitanti evitano proprio le discussioni conflittuali o di confronto, ovviamente confronto aperto, riguardando questi problemi di relazione, preferendo minimizzare o addirittura ignorare i conflitti per evitare un disagio emotivo. Cosa significa? Che se voi come partner riportate il vostro disagio, è altamente probabile che l'altra persona vi risponderà: ma sì, dai, ma poi passa, ma non ti preoccupare, no, non parliamo di questo, no, lasciamo perdere, così in modo tale da non sentirsi in colpa, da non provare qualcosa a livello emotivo. Gli ultimi due cardini da poter toccare potrebbero essere l'autosufficienza.
Cosa vuol dire? Che mostrano un'elevata indipendenza e autosufficienza, cercano di risolvere i loro problemi emotivi da sole, senza l'aiuto del partner, e questo in alcune coppie potrebbe portare quasi proprio a un disagio, a un squilibrio, perché solitamente poi nella testa dell'altro partner potrebbe, insomma, scaturire l'idea del io non servo a niente però in questa coppia, quindi vuol dire che tu non riesci nemmeno ad aprirti con me. Infine, ci possono essere delle, sfide, all'interno della comunicazione, vuol dire che ci possono essere proprio delle difficoltà a comunicare apertamente e chiaramente le proprie esigenze e i propri sentimenti al partner. Quindi, preferendo sempre di mantenere una sorta di distanza emotiva, loro stessi non si sbilanciano troppo, e questo vuol dire che dall'altra parte il partner percepisce quasi come se non fosse amato, non fosse sentito, non fosse amata, insomma. Queste sono, diciamo, le caratteristiche un po' principali che una persona potrebbe avere, con un attaccamento evitante e che possono manifestare all'interno di una relazione. C'è comunque da dire, di base che, tuttavia le persone con un attaccamento evitante sviluppano questi schemi di attaccamento che influenzano quindi le loro relazioni in maniera specifica. Cosa significa? Che sviluppano una sorta di trauma che può essere fuorviante. Perché? Perché riferisce proprio a una sorta di dolore emotivo, per questo fanno fatica a percepire le emozioni, o psicologico che può essere significativo o persistente. Cosa significa? Che magari queste persone con un attaccamento evitante potrebbero aver avuto dei caregiver. I caregiver sono delle figure di riferimento che noi abbiamo nella nostra vita, solitamente sono i nostri genitori, la mamma, il papà, che potrebbero non essere stati presenti fisicamente e emotivamente quando il bambino ne aveva bisogno, e questo porta a una mancanza di fiducia nella relazione e a un tentativo di autodipendenza per soddisfare i propri bisogni. Per questo l'evitante, come abbiamo detto prima, si preoccupa più di se stesso e ha bisogno del proprio tempo, della propria distanza. Chiaramente ci sono anche esperienze di abuso emotivo o fisico, che portano ad avere una diffidenza nei confronti degli altri, la tendenza ad evitare la vicinanza emotiva per proteggersi, quindi il fatto di non farsi nemmeno abbracciare, di non avere un tipo di contatto, che è quello che abbiamo sempre citato prima. E gli ultimi due punti possono essere esperienze di separazioni precoci, o perdite. Cosa significa? Che le esperienze di perdita possono portare la persona ad avere una paura dell'abbandono, una tendenza quindi a evitare la vicinanza emotiva per prevenire ulteriori dolori. Per questo l'evitante è colui che abbandona per prima, proprio per o per primo, proprio per evitare di percepire le stesse identiche situazioni, sensazioni che ha provato già in passato. E infine l'ultimo sono proprio i classici modelli di attaccamento. Cosa vuol dire? Che se i caregiver, i nostri genitori, hanno avuto un modello di attaccamento evitante, quindi hanno trasmesso questo schema proprio comportamentale ai figli attraverso le interazioni sociali, questo influenzerà a loro volta lo sviluppo di schemi di attaccamento simili. E quindi è importante notare che non tutte le persone chiaramente con un attaccamento evitante hanno sperimentato queste esperienze traumatiche, assolutamente, però c'è anche da dire che le esperienze di relazioni durante l'infanzia e l'adolescenza giocano un ruolo significativo, fondamentale nello sviluppo di schemi di attaccamento e quindi nell'approccio di relazioni adulte. E ecco, la domanda che mi facevo è: vale la pena investire su una persona di questo tipo e quando, a suo avviso, è il momento di fermarsi e tirarsi indietro? Allora, questa è un'ottima domanda, nel senso che questa è una cosa molto soggettiva. Perché è una cosa soggettiva? Perché, ci si può chiedere, o si può comprendere le ragioni dietro alla chiusura emotiva che può avere questo partner, okay, ci potrebbe essere, è vero, compassionevoli, pazienti, creare un ambiente sicuro, offrire sostegno e considerare anche eventualmente la terapia, di coppia. Chiaro che però nel momento in cui qualsiasi tipo di escamotage, di soluzione, di risoluzione, viene data al proprio partner e il proprio partner continua comunque a gestire la sua vita come l'ha sempre fatta, quindi
secondo il suo ideale e decide di non provare a mettersi in gioco in modo differente, essendo anche evitante, ovviamente da sottolineare, è giusto riflettere sulle proprie esigenze. Ecco, questo è il consiglio che io direi, quindi riflettere sulle proprie esigenze emotive e su come quindi la mancanza di un'apertura emotiva del partner possa quindi influenzare la felicità e la soddisfazione all'interno della relazione. Quindi è importante poi a un certo punto prendersi cura di se stesso, di se stessa e stabilire dei limiti sani se la situazione diventa insostenibile per te, ma questa è proprio una cosa soggettiva, come ho detto prima, perché una cosa potrebbe essere insostenibile per me, ma potrebbe non essere insostenibile per un'altra persona. Ecco, la cosa importante non è tanto il fatto di perdere tempo, quanto più concedersi, iniziare a concedersi sicuramente per conoscere la persona, perché una persona potrebbe, a prescindere, insegnarci cose nuove, ci si può ovviamente lavorare sulla fiducia, praticare questa vulnerabilità graduale, quindi l'aprirsi gradualmente, insegnarli a lavorare sulla comunicazione e perché no, magari anche consigliarli di affidarsi a un terapeuta. Chiaro che però ci deve essere anche compatibilità in questo. Se io sono un tipo di persona che ha bisogno necessariamente di avere una persona attiva emotivamente, una persona evitante non è una persona che fa per me, perché potrebbe semplicemente triggerarmi di più, potrebbe farmi star male di più. Quindi il fatto di aspettarlo o di aspettarla è un concetto molto ampio. Io la cosa che comunque consiglio, oltre a tutto quello che ho appena citato, è quello di darsi tempo, di ascoltare se stessi, di fare ciò che ci rende felice, fino ad arrivare a un certo punto in cui, dopo che è passato un tot di tempo che possiamo scegliere noi ovviamente, perché anche questo è soggettivo, potrebbero essere 4 mesi come 6 mesi, decidere ampiamente di prendere una scelta. Se veramente a questa persona sta bene avere a fianco una persona evitante che attua questo tipo di comportamento, allora va benissimo. Se invece non gli sta bene, è giusto imparare a sviluppare in se stessi un periodo di crescita personale, quindi coltivare il fatto di poter essere più gentile con se stessi e riflettere anche su questo tipo di esperienza, perché ovviamente è normale accettare di non volere più una relazione con una persona evitante in un determinato momento della propria vita, proprio perché questa persona magari non soddisfa più i nostri bisogni e non c'è nulla di male nel dirselo a se stessi, ecco. Ringrazio tantissimo la dottoressa Quaranta. Teniamo proprio il finale di questo video come piccola nota meditativa, cioè quello che ci fa star bene, perseguiamolo. E quando nella vita in alcuni momenti qualcosa non ci suona giusto, ci fa soffrire quell'attimino di troppo, meditiamo un attimino e pur nella difficoltà magari di staccarci non soltanto da una persona a cui vogliamo bene, ma magari dall'idea che ci eravamo fatti di un rapporto diventa difficoltoso, ma assolutamente pensiamo a quello che ci fa stare bene. Grazie ancora di cuore alla dottoressa Quaranta per tutte queste mini interviste sempre interessantissime. Grazie a voi, vi aspettiamo presto.